Ciao e un saluto a tutti quanti voi amici del web e della Doctor Movie. Siamo qui oggi per un video un po' insolito. Come vedete non siamo a studio a parlare di telecamere e fotografia, ma siamo qui proprio in camera mia, nell'intimità del mio armadio, per parlare di storytelling e sceneggiatura. Come mai questo argomento un po' diverso? Beh, perché dopo un anno dal loro acquisto ho provato le carte di Fabula. Sono state chiuse un anno nel cassetto insieme alle mie storie e ho detto vabbè, proviamole. Nel corso di quest'anno le carte le avevo un po' viste e provate, però penso che finché non si ha una storia su cui lavorare, diciamo un esercizio sterile. Ho provato con un'idea che avevo in testa e guardate cosa è uscito fuori. Io direi tanta roba, e poi diciamo questa è la mia prima commedia teatrale, quindi sono molto contento e soddisfatto. Mi sono anche affezionato a questo schema e prima di smontarlo ho detto vabbè, raccontiamo la mia esperienza. Ecco, se vi posso brevemente dire chi sono Giorgio, mi occupo di produzioni video indipendenti con la mia etichetta la Doctor Movie. Realizziamo principalmente cortometraggi e ho sempre scritto io la trama di questi lavori. Questo perché penso che chi si approccia alla regia, che può essere video, cinematografica o teatrale, ma anche a chi scrive solamente, si deve sempre approcciare con una sorta di autorialità, una sorta di voler dire la propria, rielaborare quello che ci offre il mondo attraverso la nostra sensibilità e donarla a un pubblico. Per concludere la mia presentazione vi posso dire che ho proprio studiato all'università sceneggiatura, mi sono specializzato in questo appunto per questa convinzione. Io la chiamo la teoria delle 5 penne. Ogni autore la prima che deve saper usare appunto è la BIC, perché anche è l'arte più antica e quindi lo storytelling nasce da là ed è giusto studiare. Siccome in questo video vedremo sia le carte di Fabula, ma sarà anche un'esercitazione pratica dove vi racconterò la mia esperienza, mi piace lasciarvi qualche spunto anche di pratico che vi possa aiutare poi nello sviluppo delle vostre storie. Siccome appunto è una materia lo storytelling che si deve studiare, non è una cosa data per scontata, vi faccio vedere anche dei testi che a volte suggerisco ai miei amici o comunque che a me hanno dato tanto. Allora abbiamo Vincenzo Cerami, Consiglia a un giovane scrittore. Questo è un libro bellissimo di un grande sceneggiatore italiano e la cosa che mi piace di questo libro è che fa riflettere sul fatto che ogni linguaggio ha un suo codice specifico, cioè il cinema ha una linea d'azione, uno sviluppo spazio-temporale più rotto, a differenza del teatro dove la continuità spazio-temporale è più continua. Questo deriva da Aristotele, Shakespeare e quant'altro. Fuori uno. Sid Field, La sceneggiatura, testo diciamo americano, testo più per la scrittura cinematografica. Piccola postilla su questo libro è che si apre proprio parlando del conflitto e l'importanza del conflitto, perché senza conflitto non c'è storia. Cos'è il conflitto? Brevemente è un problema che dovrà superare il nostro personaggio e genererà la storia appunto. Ad un workshop un professore di scrittura mi disse: un uomo torna tutti i giorni a casa dal lavoro facendo la solita strada. Un giorno questa strada è interrotta da un burrone, da un cratere. Cosa succederà? È proprio lì che inizia la nostra storia. Il nostro personaggio scapperà, ha un amante in città, riempirà il burrone d'acqua per attraversarla a nuoto. E insomma le opportunità sono tante e proprio da qua, da questo che poi vedremo il passaggio dal primo e il secondo atto, si diramela la storia. Libro che parla anche della sceneggiatura in 3 atti, che è importante sapere. Poi abbiamo Il viaggio dell'eroe di Vogler, dove sono state tratte le carte di Fabula, quindi approcciarsi alle carte di Fabula senza saper nulla di Vogler potrebbe essere sterile. Cos'è Il viaggio dell'eroe di Vogler? È diciamo la sceneggiatura in 3 atti e il rapporto tra mondo ordinario, straordinario e ritorno a casa. L'esempio più breve, giusto per avere una piccola pillola per capire il video, è Alice nel Paese delle Meraviglie. Appunto abbiamo Alice, il suo mondo ordinario, un coniglio che è un personaggio di passaggio, e poi abbiamo il mondo straordinario dove Alice combatte con la regina, incontrerà tanti personaggi, il gatto, il brucalipto,
terzo atto, dopo aver sconfitto la regina e quindi dopo aver superato la prova finale, ci sarà il ritorno a casa. Ecco, questa cosa qua è importantissimo saperla, perché le carte di fabula sono strutturate proprio così. Quindi con questi 3 libri, parafrasando un telefilm degli anni 80, sta in una botte de ferro a Bru, vuol dire sta in una botte di ferro, a Roma significa state al sicuro. Ok, adesso andiamo a vedere le carte di fabula più da vicino. Per vedere più da vicino intanto vi inquadro il bellissimo mazzo. Ok, allora in questo video racconterò più la mia esperienza e quindi forse ci sono video più descrittivi del mazzo che vi guidano all'acquisto se lo volete comprare. Io ripeto, racconterò la mia esperienza, cercheremo di fare un piccolo forse workshop di scrittura. Qui ci sono delle carte, in quanto non le ho utilizzate tutte, e le istruzioni molto importanti, eccole qua. Vi danno appunto dei consigli su come utilizzarlo. Consigli che io ho cercato nel web, quindi anche per questo ho voluto fare questo video. L'esperienza è stata molto positiva, non vedo l'ora di cominciare un nuovo progetto e quindi ho detto vabbè, facciamo un video per raccontare e per immortalare questo schema. Allora andiamo con ordine. Io le carte non le ho utilizzate tutte, come vedete alcune mi sono avanzate. Questo perché? Perché partendo dalla mia idea ho comunque iniziato a lavorare su ciò che avevo e ciò che mi serviva. Le prime carte che si utilizzano solamente sono quelle blu, le carte risorse. Come vedete anche le carte blu non le ho utilizzate tutte. Allora, le carte risorse sono carte con le quali iniziamo a lavorare sulla nostra storia. Io sono cominciato è questa qua, idee e temi. Idee e temi è la cosa principale su cui ogni scrittore, autore deve lavorare, perché è importante sapere di cosa parla, approfondirlo per avere poi le chiavi per aprire poi tutti i passaggi successivi. Queste carte blu, è il bello anche delle carte di fabula, come vedremo poi, ci pongono delle domande. Ad esempio, idee e temi. Qual è il concept della tua storia? Molto chiaro. E come vedete con i post-it potete rispondere a questa domanda. Più rispondete approfonditamente, più si crea un salto, si crea una crescita della vostra idea. Non a caso, e anche questo è un po' frutto dell'esperienza, sono ancora giovane, sì, ne ho fatti di lavori, ma sto anche maturando. Penso che la scrittura sia un po' come quando si fa il pane o la pizza, cioè nel senso si parte da una quantità di oggetti che possono essere gli ingredienti, si mettono insieme e poi lievitano, e quello che nei vari passaggi avremo sempre un qualcosa in più. Quindi una volta terminata questa fase di risorse, già rispetto alla mia idea di partenza avevo del materiale in più. Ne vediamo qualcuna da vicino. Risorse, spazio. Com'è il mondo della tua storia? Usa disegni, foto e mappe. Ok, non ho usato riferimenti grafici perché ce li ho un po' in testa, però ho risposto alla domanda, ho descritto chiaramente i 2 mondi della storia e questo mi ha dato delle idee in più. Interessante questa carta qua, forma. Che tecniche e stili vuoi utilizzare? E per esempio qui ho detto, essendo una commedia teatrale, voglio utilizzare sempre di più la continuità spazio-tempo di cui parlavamo prima. Quindi questo è importante. Oppure magari, ecco, avete un film con tanti salti, flashback, insomma è importante andare a sapere come lo andrete a raccontare. Queste sono anche carte molto importanti. Come vedete l'ho diviso io un po' per blocchi, ovvero eroe e alleato. L'eroe chi è? È il nostro protagonista, va sempre definito bene in una storia, va capito bene qual è il nostro protagonista. Attorno al protagonista si sviluppano poi gli eventi, si sviluppa la ciccia che vedremo dopo. Quindi abbiamo il nostro protagonista che poi eroe, è una sorta di antieroe, l'ho identificato come protagonista, ma è un personaggio che ha un conflitto importante che non lo rende poi una persona positiva, ma dovrà superare questa sfida. Con chi? Con gli alleati che saranno in questo caso i suoi familiari. Questo si tratta di una commedia molto pop. La famiglia è spesso poi protagonista di molte web series di successo, partendo dagli albori delle serie TV come I Soprano e Breaking Bad. È tutto un rapporto basato tra il nostro protagonista
e la famiglia, quindi un tema anche classico, e quindi ben venga all'inizio lavorare su cose chiare, anche che abbiamo dei riferimenti e ci possiamo giocare. Poi abbiamo nemici oggetto magico. Come vedete questi li ho comunati come fosse uno schema. Perché? Perché il nemico è una sorta di oggetto magico o comunque coincidono, diciamo, è il conflitto che deve superare poi il nostro protagonista. Una volta terminata questa fase con le carte blu delle risorse, abbiamo le risorse appunto per affrontare poi il percorso narrativo in 3 atti, e quindi è importante farlo bene, con calma. Ecco, adesso, siccome avevo detto all'inizio che qualche carta non l'avevo messa, qua per esempio abbiamo risorse, narratore. Chi è? Ha una sua storia. Io non ce l'ho il narratore, quindi vabbè, scusate, adesso mi viene il momento David Letterman, è troppo bello, via. Poi abbiamo, vabbè, questa è risorse, è la carta demo esplicativa, come vedrete, ogni mazzo ce l'ha, poi magari ve le faccio vedere. Subplot, c'è una trama secondaria? No, via. Motherboard, metti attorno a questa carta alcune immagini che ti ispirano. Questa carta qua risorse, vabbè, io ce l'avevo molto in testa, quindi non ne ho avuto bisogno, e quindi anche questo potrebbe essere un consiglio. Non per forza dovete utilizzare tutte le carte, lavorate con le carte di cui avete bisogno. Poi può succedere anche che una carta vi ispira, magari l'avete saltata e la inserite. Visto che adesso andiamo con le carte arancioni e vi ho accennato spostamento di carta, vi faccio vedere una cosa molto divertente. C'è scritto sulle delle istruzioni di usare lo scotch di carta. Ok, io inizialmente stavo sviluppando questo percorso, questa trama su un tavolino, però mi sono detto, ma c'è scritto sulle istruzioni di usare lo scotch di carta, un armadio, una parete? Usalo. Effettivamente era molto meglio. Quindi mentre lavorate sulla vostra struttura, voi con il nastro di carta, questo qua, no biadesivo che magari è troppo importante, la carta comunque è molto solida, ha una bella, come vedete, con un pezzetto di scotch di carta la potete attaccare facilmente. Quindi in una sorta, diciamo, di momento che volete un po' mischiare le carte proprio, come vedete le carte si staccano, vabbè, mi è rimasto attaccato lo scotch, si staccano e si riattaccano con facilità. Ecco qua. Come vedete resistono, non macchiano, insomma vi potete divertire. Passiamo alle carte arancioni, che sono chiamate le carte fasi dell'eroe, sviluppano appunto il percorso del viaggio dell'eroe. Come vedete le ho disposte qua e le ho divise in 3 blocchi. Perché? Perché appunto dalla sceneggiatura in 3 atti sono passato alla sceneggiatura in 3 ante, quindi ho utilizzato le ante dell'armadio. Vabbè, visivamente ci sarebbe anche da dire che la parte centrale, ovvero l'anta del secondo atto, dovrebbe essere quella più grande perché effettivamente c'è più ciccia, ma come vedete poi con i post-it mi sono ingrandito per scrivere. Le carte hanno tutto un numeretto in alto a sinistra, sono numerate tipo con una sequenza che potrebbe ricordare il gioco dell'oca. Tornando a quel discorso iniziale che io cercavo su YouTube dei video per capire poi come si andava a creare questo tipo di struttura, ho anche un po' personalizzato il discorso a modo mio e fatto una cosa a gusto mio, in base alle mie necessità. Questo perché ovviamente ci sono tutte le regole, le istruzioni, però poi è un mestiere di fantasia, quindi seguite il vostro istinto. Le carte vanno disposte su 2 assi, diciamo X e Y per ricordare. Adesso parliamo solo delle carte arancioni. Ecco, X e Y, vabbè, diciamo, sono un po' letterato, però già avete capito che mi piace molto schematizzare, mi piace la matematica. Ho fatto lo scientifico, poi dopo ho scoperto le lettere, il teatro e ho passato una seconda vita, però coincidono le due. Come vedete qua, fasi dell'eroe, dice di disporre sulla destra le carte con l'ordine numerico, vedete, con i vari numeretti. Nella linea verticale i vari personaggi, come vedete qua abbiamo H1, H2, quindi eroe 1. Scrivi su questa linea cosa accadrà sul personaggio principale, H2 i personaggi secondari, che poi sono i familiari di cui parlavamo, quindi protagonista e familiari. Vedete, li ho anche resi, li ho messi un po' in linea. Poi queste carte si incroceranno tipo la battaglia navale, ovvero
nella prova centrale cosa succederà al personaggio secondario, e come vediamo qua c'è il dialogo. In un momento importante il personaggio che, come ho detto, lo deve andare un po' a salvare, lo aiuta, e quindi coincide con la prova centrale. Disponete le carte che vi servono, divertitevi, ecco, a staccarle e riattaccare se una cosa pensate che succede dopo un'altra, e con ordine, partendo dal primo atto, andate avanti. Quindi carte arancioni, fasi dell'eroe, sviluppo della storia. Abbiamo mondo ordinario, chi è l'eroe, com'è il suo mondo all'inizio, domanda molto classica per iniziare, quindi descriviamo il mondo ordinario, in parte il conflitto del personaggio, vabbè, queste ne parliamo dopo, e quindi introduciamo il suo mondo ordinario. Poi abbiamo carta numero 2, chiamata all'azione, cosa modifica l'equilibrio, c'è un messaggero, e quindi cosa modifica l'equilibrio? Qua si crea un conflitto, si sviluppa questo conflitto. 3. Attraverso la soglia, a cosa rinuncia l'eroe, cosa spera di ottenere, perché qua stiamo passando dal primo atto al secondo atto, dal mondo ordinario al mondo nuovo, e infatti andremo avanti. Mondo nuovo, cosa trova l'eroe nel mondo nuovo, prove, cosa comporta, insomma, adesso ve le leggo velocemente. Adempimento, scende la notte, cosa deve affrontare, prova centrale, come avviene, come si risolve, l'esito, resurrezione e conclusione, quindi terzo atto, ritorno a casa, diciamo risoluzione, chiamiamola. Qui a ogni domanda, a tutte queste domande che Fabula ci pone e quindi ci aiuta, diamo sempre una risposta con i post-it, e appunto si crea quel passaggio di cui dicevamo di lievitazione, di ingrandimento delle nostre idee, perché se qua in risorsa avevamo dei personaggi e dei conflitti, già qua queste dinamiche che si generano da ciò vengono ripartite nello spazio e nel tempo, quindi si crea un arco narrativo. Beh, sui post-it poi mi piacerebbe da dire una cosa molto semplice, ecco, che anche qua c'è il trucchetto dello scotch di carta, quindi con lo scotch di carta non vi si creano tutti a U che poi non si legge niente. Consiglio anche, vedete, di attaccarne più di uno. Si basa totalmente sul viaggio dell'eroe di Vogler e le disponete in questa maniera. E queste sono le carte arancioni. Allora, le carte nere invece vengono chiamate fasi del lettore, e sono delle carte che riguardano anche un po' più l'intreccio proprio. Vedete, infatti c'è scritto fasi del lettore, intreccio, ordine degli eventi, evoluzione dei conflitti. Allora, anche per le carte nere vale lo schema X, Y, come per le carte arancioni, solo che io l'ho un po' ribaltato, diciamo, a modo mio questo schema, perché invece di fare due schemi diversi, come c'è scritto nelle istruzioni, quindi partiamo che io vi devo dire quello che c'è scritto sulle istruzioni, poi io l'ho fatto a modo mio e sto raccontando la mia esperienza personale, ma non è ciò che è scritto nelle istruzioni, che dice di fare un'altra tabella come quella arancione XY. Io praticamente cosa ho fatto? Le ho incrociate le tabelle, e invece che fare questa riga, diciamo, delle Y verticali verso il basso, l'ho fatta, diciamo, verso l'alto. Poi questa l'ho scalata giù, ecco, quindi vi faccio vedere sempre lo stacca che attacca. Quindi questa qua dovrebbe essere qua per fare la stessa cosa, solo che al contrario, sono tipo 2L, no? Però siccome questa carta qua è una evoluzione dei conflitti, sviluppa i conflitti interni o quelli tra i protagonisti e i personaggi, io questa qua l'ho adagiata qua, perché comunque l'evoluzione dei conflitti è anche tutto questo qua. Mentre qua sono andato a lavorare un po' più, come dice lui, sull'ordine degli eventi. Quindi vedete, l'ordine degli eventi riguarda anche un po' la progressione del viaggio dell'eroe, e quindi li ho intrecciati, perché mi sono detto, faccio l'esempio qua con la carta setup, no? Qua abbiamo carta 1 arancione, mondo ordinario come l'eroe, carta 2 chiamata all'azione, cosa rompe l'equilibrio, setup, introduci personaggi e le informazioni. Ho detto ok, questo setup riguarda queste due carte arancioni, quindi ho un po' creato degli incroci e delle sovrapposizioni, come vedete qua è incrociata ma qua è sovrapposta, incrocio. Per non confondermi ho preso dei post-it di un altro colore, quindi i post-it verdi sono le risposte alle domande arancioni, i post-it gialli sono le risposte a queste nere.
Vabbè, vediamo anche qualche carta nera, diciamo qualche domanda. Hanno sempre i numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e abbiamo 2 setup, introduci personaggi e informazioni, catalizzatore, l'avvenimento scatenante che fa progredire la storia, e questo è importantissimo, è il punto di svolta, ci sarebbe il passaggio sempre tra il primo e il secondo atto. Quello che in Alice è lei che segue il coniglio e cade nel burrone, quel momento che poi fa partire il tutto. Sviluppo, atto 2, vedete, siamo nell'atto 2 infatti. Introduci cambiamenti, nemici, prove e personaggi, punto intermedio, la calma prima della tempesta, vabbè, climax, crisi, soluzione e epilogo. Una cosa che mi piace molto raccontare, diciamo, quando mi sono visto questo schema, che come vedete è fatto di linee e colori un po' sovrapposti, mi sono trovato un po' visivamente quello che ho là nel computer, cioè una timeline di montaggio, io la chiamo, perché sembrano proprio delle tracce sovrapposte, quindi diciamo l'ho trovato molto familiare questo schema, e quindi questa personale rielaborazione di cui vi parlavo viene probabilmente magari anche dal mio background che si trova bene con i quadratini. Ok, prendiamo un punto a caso così per leggere e lavorarci un po'. Vediamo un attimo questa colonna, non è che posso leggervi tutto, insomma. Allora, mondo nuovo. Cosa trova l'eroe nel mondo nuovo? Il mondo nuovo è una sorta di paese dei balocchi, dove il protagonista trova tutto quello che cerca e anche di più, quindi c'è questa situazione. Sviluppo, introduci cambiamenti, nemici e nuovi personaggi. E cosa abbiamo qua? Un guardiano della soglia gli dà il benvenuto, gli dirà che troverà tutto, sarà un bel viaggio dal quale non vorrà più tornare. Appunto, un paese dei balocchi. Ci sono altri personaggi come lui, bla bla bla. Il primo personaggio che incontra il protagonista è un suo amico, egli gli spiega come funziona quel mondo, i vantaggi e tutto qua. Quindi cos'è interessante? Questa sovrapposizione, perché se noi abbiamo detto che abbiamo un mondo nuovo che funziona come un paese dei balocchi, ci sarà qualcuno che glielo spiegherà al nostro personaggio. Quindi qua fondamentalmente è servito un assist, perché dice scrivi nuovi personaggi, e appunto qua creiamo una situazione che ci fa capire bene questo. Poi andremo avanti, prove. Come si comporta? Si comporta in una maniera incuriosita da questo mondo. Adempimento, ok, succedono delle cose, quindi lui impara a padroneggiare queste cose, a muoversi da loro, ma poi sono tutte cose un po' negative, perché come dicevamo poi lui è un antieroe, però l'importante è che lui sta immerso in questa situazione, che è appunto il punto intermedio, la calma prima della tempesta, che abbraccia entrambe queste, secondo me, carte, e fa capire che stiamo a metà e tra un po' ci sarà un problema, cioè questa situazione precipiterà. Come vedete qua, la calma prima della tempesta, siamo andati avanti anche nel sviluppare i personaggi che incontra con uno schema a freccette. Un punto intermedio è l'incontro con il figlio, ok, che prova a portarlo via. Vabbè, ma adesso non vi leggo proprio tutto, un po' vi annoierei, un po' vi spoilererei, spero che questa cosa qua prenderà vita. E non a caso vedete l'incontro con il figlio, qua, eroe 2, figlio, cioè, e si crea qua una colonna importante dove ci sono tantissima carne al fuoco. Piccola postilla su questi fogli arancioni piccoli, che voi dite che sono. È ovvio che uno mentre scrive, diciamo, si fa prendere un po' dalla fantasia, quindi magari se vi viene in mente una scena X, intanto fatevene un appunto, perché il bello è che questa scena X è già in timeline, è già cronologicamente assegnato, quindi poi ci piace, non ci piace, la si taglia, però scriviamola, e perché poi abbiamo la fortuna di sapere il punto in cui entrerà questa scena. È chiaro che queste scene sono più importanti di costruzioni, ma anche le scene minori danno un qualcosa. Andando avanti, climax, crisi, esito, ok? Qua abbiamo vedere la visita di un altro personaggio, della moglie. L'importante è la cosa che vi dicevo all'inizio, che rispondendo a queste domande la vostra storia lievita. Quindi quella che era solo un'idea, un concetto, voglio parlare di questa cosa negativa dove un personaggio ha queste difficoltà e dove i familiari lo fanno riflettere. Arancione, fase dell'eroe, schema più classico della narrativa, tanti spunti. Cosa succede? Come vedete, questa esito,
cosa ottiene, cosa è cambiato. E rispondendo a queste domande voi avete l'evoluzione del conflitto del personaggio. Ecco, forse quelle arancioni sono più legate, diciamo, appunto al conflitto, al mondo, diciamo, dell'eroe, e le carte nere, infatti c'è scritto intreccio, sono più legate alla narrativa, all'intrecciarsi di scene secondo la logica di causa ed effetto. Qua, sempre per quella cosa che vi dicevo, che la storia lievita, se qua ero partito con il protagonista e i suoi familiari, per esempio qua vedete su Esito ci ho messo una cosa divertente. Siccome il nostro personaggio è negativo, fondamentalmente non riesce tanto a salvarsi, anche perché poi ci sarebbe un discorso legato alla psicologia, e su questo qua mi sono documentato un po' su Google, che nessuno salva nessuno, quindi sarebbe stato stupido far sì che quel personaggio si salvasse con questi personaggi, e quindi mi sono inventato, diciamo, l'apparizione di un nonno che non era previsto, però potrebbe questo personaggio, appunto, siccome è una specie di fantasma, dare un po' di poeticità al tutto, e non era assolutamente previsto e al momento mi piace. Quindi, come vedete nei vari passaggi, come la pizza, come il pane, la vostra storia lievita, cresce. Poi dopo ci saranno magari anche degli scarti, delle cose che non vi piaceranno, poi magari potete confrontare questo schema con altre persone, potete far passare un po' di tempo, rileggerlo, cambiarlo, qualcosa non vi è piaciuta, levate un post-it e lo sostituite. Ecco, una volta completato il tutto, questo schema, e siete sicuri che è tutto finito, ci sono due cose. La prima, se vi siete affezionati troppo, fate un tutorial per YouTube come me. Vabbè. E la seconda, passiamo a trascriverlo su Word. Io, diciamo, in questa fase ho sviluppato un metodo un po' particolare che sembra interessante. Vabbè, il computer è lì a 2 metri da dove vi sto parlando, e lo abilito con la dettatura vocale. E io cosa faccio? Io mi metto comodamente qua, appunto da sinistra a destra, a dettare, ma anche a rielaborare con la fantasia ciò che ho scritto. E quindi posso prendere una colonna, diciamo, il mondo nuovo. Cosa ne trova l'eroe nel mondo nuovo? E inizio a descrivere. Il personaggio arriva, entra da sinistra, il palco è buio, si accendono le luci, il primo personaggio è un personaggio che conosceva al liceo, si iniziano a parlare e quindi iniziate a dettare. Poi, diciamo, questo qua varia da scrittore a scrittore, c'è chi nei post-it si scrive tutto, chi si fa solo uno schema perché ce l'ha un po' in testa, però poi in questa fase di trascrizione su Word, come dicevamo prima, si arricchisce, si imbellisce, crescerà il vostro progetto. Allora io vi ringrazio per l'attenzione, spero di avervi dato buoni spunti, scrivete nei commenti, ecco, se qualcosa magari non è chiaro, è stato solo accennato, diciamo, l'argomento è molto vasto. Ripeto, non volevo parlare solo di fabula, ma mi piaceva raccontare la mia esperienza per far sì che magari qualcuno trovi un'ispirazione, un metodo, o forse anche a volte un incoraggiamento. Quelle che sono state per me le carte di fabula è stato fondamentalmente un incoraggiamento. Viviamo la nostra vita a volte con la scusa di non aver mai tempo di sviluppare il nostro talento e quello che sappiamo fare. Forse a volte scappiamo sempre un po' da noi stessi, invece a volte quello che vi consiglio è di prendere no il toro per le corna, le vostre passioni per le mani, utilizzare queste mani per far esplodere la vostra personalità. Si deve studiare, non è che ci si improvvisa qualunque mestiere. Apposta vi ho voluto suggerire i libri. Studiate, imparatene di più, fate esperienza, fate cose sbagliate, a volte si scrivono anche progetti che all'inizio ci sembravano chissà che, poi non ci piacciono, fa parte del gioco. Più si produce, più si ha materiale di qualità. Parlate con i vostri amici, questo ce lo dissero pure all'università sceneggiatori importanti. Abbiate un compagno di viaggio, con qualcuno con cui confrontarvi. Se questo qualcuno vi dirà che è già stato fatto, mandatelo, perché tutti vi smonteranno le vostre idee dicendo che già esistono, ma tutto già esiste, ma dipende solo come lo si fa, come lo si racconta
pensate al vostro cuore, quella è la chiave per essere originali, quello vi farà fare le scelte con più facilità, vi farà capire i conflitti dei personaggi. Parlo di questo perché tutti i corsi di scrittura vi diranno come si scrive, come si fa, vi chiederanno soldi, ma questo mestiere si basa su una cosa, sulla sensibilità, sul cuore, sulla vostra capacità di capire le situazioni della vita, di viverle, descriverle e rielaborarle per portare qualcosa a qualcuno, c'è un'emozione, un qualcosa di importante, quindi questo è un mestiere che va fatto con il cuore. Se non ce l'avete, lasciate perdere, insomma, si può sempre iniziare. Fate spazio, credete in voi stessi e nei vostri sogni. Un salutone da Giorgio e da tutta la Dr. Movie, che spero ripartirà presto con nuovi cortometraggi e video. Anche se avete delle belle storie ma non sapete fare, non avete i mezzi per fare il cortometraggio, scrivetemi, stiamo qua, sono qua. Buon lavoro, ciao a tutti.